Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Si parla di insetti di vario genere, ma soprattutto di chi ha deciso di portarceli a tavola. No, non parlo di cibo alternativo, ma di esseri più o meno simpatici che tutti conosciamo con il nome di Pokémon. E del pazzo furioso che avrebbe potuto giocare a calcio con gli amici, ma invece decise di collezionare una serie infinita di invertebrati, peraltro custodendoli negli anfratti più improbabili di casa quando viveva coi genitori. Siamo negli anni 70 ed il piccolo Satoshi si diverte nei boschi della periferia di Tokyo per trovare e raccogliere i suoi amici insetti. Ora, in qualche cartone animato giapponese vediamo il protagonista munito di retina che tenta di raccogliere farfalle, ma il buon Satoshi è a un altro livello. Coleotteri, bachi, vermi, mufloni, patagarri, bacarozzi di tutti i generi. Tutto ciò che si muove che assomiglia ad un invertebrato finisce nelle sue mani e nelle sue tasche. La leggenda narra inoltre che lui abbia sistemato dei bachi da seta in cassetti dove di solito c'erano le stoviglie, facendo infuriare i genitori che per mangiare dovettero in molti casi non utilizzare le posate o le bacchette. Ovviamente questa passione un po' strana lo isola dagli altri bambini, te credo, ma sviluppa in lui un'innata immaginazione che gli servirà un sacco più avanti. Durante gli anni '80 si decide saggiamente di sostituire i boschetti di periferia e di conseguenza di sfrattare e ammazzare tutti gli insetti presenti con del sano cemento e costruzioni, che tanto chi se ne importa di Satoshi, lui troverà altro da fare. Un saluto alla natura che svanisce e glielo facciamo comunque. Al nostro eroe viene in mente di trovare rifugio in un nuovo hobby. Scopre le sale giochi arcade in voga tra gli anni 80 e 90 e comincia così a passare ore ed ore su Space Invaders, Donkey Kong, dimenticandosi ovviamente di tutto il resto. Egli stesso dichiara di dormire 12 ore ogni 72 ore di sveglia. Io sarei già nel sottosopra dopo un giorno senza riposo, pensa un po'. Ed il suo babbo, disperato, tenta in tutti i modi di riportarlo sulla retta via senza riuscirci. Suo padre, furioso, gli stacca la corrente, gli toglie le sveglie. Satoshi, niente panico, si alza lo stesso, va a scuola e poi torna a sfidare i record. A 16 anni era un nerd a tutti gli effetti e si fece un'idea folle. Prese un quaderno, una penna e scrisse la prima copia di Game Freak, una fanzine nerd con trucchi, mappe disegnate a mano e analisi dei giochi da bar. Era povero come me, quindi non stampava da una tipografia, fotocopiava tutto a scuola, probabilmente facendo fallire l'istituto. Ne vendeva fino a 10.000 copie. Altro che TikTok, era un influencer anni 80 con la spillatrice. Grazie a questa rivista conobbe Ken Sugimori, illustratore talentuoso che lesse Game Freak e disse: "Chi ha fatto questa roba o è pazzo e geniale, io lo aiuto." Spoiler, entrambi. Il nostro Satoshi comunque aveva un sogno: entrare nella leggendaria Namco. Scrisse quindi una guida iper dettagliata su Xevious con tanto di pixel contati, la mandò a Namco e venne convocato. Il suo primo gioco fu Quinty dell'89 per il NES, ma non gli bastava. Nel frattempo Nintendo aveva lanciato il Game Boy e quando Tajiri vide due Game Boy collegati da un cavo Link ebbe una visione mistica, te credo. Questo non so, se li mangiava gli insetti allucinogeni ogni tanto. E se dei mostri potessero viaggiare lungo quel cavo? Come gli insetti da una rete all'altra. Cioè, tu pensa che idea aveva questo? Quella visione si sarebbe poi evoluta in Pokémon, ma ci vollero 6 anni, crisi economiche e un misterioso Mew. Passiamo ai primissimi anni 90. Satoshi e la sua neonata software house Game Freak, che ancora tra l'altro sembrava una startup con budget da baracchino del ramen, iniziarono a lavorare a un gioco per Game Boy, con mostri da collezionare, allenare e scambiare. Nintendo ascolta il pitch e per qualche misterioso allineamento cosmico dice: "Va bene, facciamolo, però ti diamo solo 2 programmatori e uno deve anche fare il caffè." La situazione quindi era questa: il team era ridotto ai minimi termini. Satoshi, idea man, cervello visionario, Sugimori faceva tutti i disegni, pure quelli che non dovevano servire. Masuda
che non è una domanda, compositore, programmatore, uomo delle pulizie. 3 programmatori che diventarono 2, poi 1. Un Nintendo Advisor, Shigeru Miyamoto, che è il papà di Mario e Zelda, che diceva cose tipo interessante, ma non potrebbe essere tutto più Nintendo? Lo sviluppo del gioco fu una traversata nel deserto, ma con più bug sia reali che di codice. Ci misero 6 lunghissimi anni. Ogni tanto saltava tutto, il gioco si bloccava, la console si surriscaldava e nessuno sapeva più se Pikachu esisteva davvero o era solo un delirio da sonno arretrato. Game Freak quasi fallì. Satoshi rinunciò al proprio stipendio per anni e visse con i soldi del padre. Povero padre di Satoshi, mamma mia, sempre bistrattato. Alcuni dipendenti se ne andarono. Quando uno gli chiese «Ma cosa stiamo facendo esattamente?», lui rispose «Stiamo rivoluzionando l'infanzia di mezzo pianeta». Risposta folle? Forse, ma aveva ragione. Durante le fasi finali dello sviluppo, quando ormai Pokémon Rosso e Verde, che sono i primi 2, stavano per essere completati, successe una roba che oggi sarebbe illegale in 43 paesi. Uno dei programmatori trovò un minuscolo spazio libero nella ROM, parliamo di pochi byte, tipo il peso di una riga di testo, e disse a Satoshi: «Vuoi che ci metta dentro un Pokémon segreto? Ok, fallo, ma non dirlo a nessuno». Fu così che Mew, il 151esimo Pokémon, venne inserito di nascosto, senza dirlo nemmeno a Nintendo. Un segreto nel codice, una leggenda urbana prima ancora che il gioco uscisse. Nel 96 finalmente Pokémon Rosso e Verde escono in Giappone. Nintendo era tiepida, le cartucce erano pronte, i negozi ne ordinarono pochissime. È un gioco con dei cosi buffi e scambiabili, a roba da bambini. E in effetti i primi mesi furono un disastro. Poche vendite, quasi zero marketing, sembrava finita prima di iniziare. Poi successe il colpo di fortuna cosmico. Nel 97 inizia l'anime di Pokémon. Ash, Satoshi e Pikachu conquistano i bambini giapponesi in tempi record. Mew viene scoperto dagli hacker. I ragazzini iniziano a scambiarsi mostre a scuola. Boom di vendite. Game Freak passa da falliremo prima di Natale a non riusciamo a stampare cartucce abbastanza in fretta. Nel 98 Pokémon arriva negli USA. Nintendo of America pensa ovviamente che non funzionerà perché ci vedono sempre lungo, ecco. Troppo strano, troppo giapponese, troppi mostri. Poi vedono il cartone animato, le carte, i pupazzetti e le vendite e cambiano idea. In meno di un anno Pokémon diventa il fenomeno culturale del secolo. Ash e Pikachu sono ovunque. Tutti vogliono Mewtwo. I bambini iniziano a lanciare le Pokéball immaginarie al parco. Pokémon quindi non è nato in un ufficio di lusso a tavolino, ma nel cervello bacato di un ragazzino giapponese con l'ossessione per le creature minuscole. E quell'ossessione oggi ha fatto compagnia a milioni di persone in tutto il mondo. Io personalmente ormai vedo Pokémon ovunque, nonostante siano passati praticamente 30 anni dal loro esordio. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!